su Aria in Movimento con Alice. Oggi vi voglio mostrare una piccola routine che è praticamente la mia routine serale e riguarda gambe e piedi particolarmente stanchi. È una piccola sequenza di stretching per la pianta del piede e anche per le gambe che io faccio quasi regolarmente la sera quando torno a casa e sono particolarmente stanca. E grazie a questa routine, insieme poi ovviamente ad altre piccole attenzioni, sono riuscita a risolvere un problema di fascite plantare, quindi volevo condividere questo piccolo consiglio con voi. Quello che facciamo oggi lo possiamo fare seduti sul tappetino. La prima parte può essere fatta anche seduti su una sedia, perché riguarda un piccolo massaggio ai piedi. Allora, troviamo la nostra postazione, possiamo sederci sul tappetino o sederci su una sedia. Portiamo il piede sinistro bene in vista e iniziamo ad applicare della pressione con i pollici alla pianta del piede. In particolar modo io lavoro sulla parte dell'arco, perché è quello che mi causa sofferenza. Quindi con i due pollici inizio dal basso e poi facendo pressione vado su verso l'arco del piede, facendo una pressione più o meno forte in base alle nostre sensazioni, in base alle nostre esigenze o al dolore che proviamo o meno. Quindi vado qui nella parte centrale, in questo modo. Poi porto i pollici invece sulla pianta del piede e partendo quasi dal tallone spingo verso l'alto, quasi fino appunto verso le dita dei piedi, applicando una pressione più o meno forte sotto tutta la pianta del piede. Fare un massaggio a se stessi magari può essere poco entusiasmante perché magari si pensa non sia abbastanza rilassante, però io credo che in questo modo noi riusciamo, facendolo su noi stessi, riusciamo noi a capire che tipo di pressione, che tipo di movimento dobbiamo applicare appunto al nostro piede per sentirci un pochettino meglio. Poi porto attenzione un po' anche alle dita dei piedi, quindi le stiro un pochettino. Possiamo fare qualsiasi movimento e qualsiasi pressione appunto che ci dà un pochettino di sollievo o beneficio. Quando siamo soddisfatti acchiappo la mia caviglia sinistra con la mano sinistra e con l'altra mano spingo il piede in su e poi in basso. Quando faccio questo magari applico di nuovo pressione con il pollice sotto la pianta del piede. Lo faccio 2 o 3 volte. Passiamo al piede destro, facciamo esattamente la stessa cosa, quindi andiamo con i pollici sull'arco del piede, dal basso verso l'alto, e poi dal tallone verso le dita. Questo è il mio appuntamento serale quando torno da lavoro, la prima cosa che faccio, mi faccio un bel massaggio ai piedi. Le dita. E quando siamo soddisfatti prendiamo la caviglia e spingiamo il piede in su e poi in giù, ripassando il pollice sotto l'arco del piede. Mentre facciamo questo cerchiamo di concentrarci sulle sensazioni, sul movimento delle mani, sul respiro o sulla musica. Se ci vengono altri pensieri in mente, mettiamoli da parte, se al momento non ci servono. Quando siamo soddisfatti, lasciamo anche il piede destro e poi portiamo le due piante dei piedi una contro l'altra, nella posizione della farfalla. Se riusciamo ad acchiappare le caviglie bene, se riusciamo ad acchiappare le dita dei piedi così anche benissimo, altrimenti possiamo fermare le mani qui e quello che voglio fare è fare un respiro profondo e con l'espirazione piegarmi in avanti, rilassando la schiena, le spalle, il collo e anche la testa.
testa. Avvertiamo un piccolo stretching appunto nella parte delle cosce e se siamo particolarmente flessibili possiamo cercare anche di pressare giù le ginocchia con i gomiti, quindi allarghiamo i gomiti, spingiamo le gambe verso il basso. Facciamo un paio di respiri qui e quando siamo soddisfatti ci rialziamo. Bene, adesso ci spostiamo in una posizione di quadrupedia, quindi facciamo in modo da avere le mani direttamente sotto le spalle, le ginocchia direttamente sotto le anche. La schiena è ben dritta, quindi controlliamo la nostra postura, connettiamoci al nostro centro, quindi anche ai nostri addominali, e per non inarcare la schiena. La prima cosa che voglio fare è stendere la gamba destra, in questo modo, rispettando sempre una corretta postura della schiena. E inspirando voglio ondeggiare un po' verso avanti, espirando verso indietro. Cerchiamo di spingere con le spalle contro il tappetino in modo da non appesantire troppo i nostri polsi. Avvertiamo quindi lo stretching sulla pianta del piede e anche sul polpaccio. Quando siamo soddisfatti riportiamo il ginocchio destro sotto l'anca e facciamo lo stesso stendendo la gamba sinistra. E ondeggiamo in avanti e indietro. Inspiriamo, espiriamo. Bene, quando siamo soddisfatti anche con la gamba sinistra, riportiamo il ginocchio giù, uniamo gli alluci e allarghiamo le ginocchia. E lentamente spostiamo il bacino verso i nostri talloni. Adesso vorrei allungare le braccia in avanti e abbassarmi verso il basso. Se riesco, portare la testa, quindi la fronte sul tappetino. Se questo è scomodo, mi fermo in questo modo. Allunghiamo quindi la schiena e facciamo un po' di stretching alle gambe. Facciamo un paio di respiri qui, abbastanza profondi, avvertendo l'aria che si espande nella pancia e anche nella schiena. Quando siamo pronti per alzarci, piano piano riportiamo le mani verso le nostre spalle e ci risolleviamo. Portiamo le mani sotto le spalle. Giriamo le dita dei piedi in questo modo e lentamente spostiamo le mani verso le nostre ginocchia. Di nuovo sedendoci sui nostri talloni. Possiamo fermarci qui per avere lo stretching appunto alla pianta dei piedi, ma senza appesantire le dita dei piedi. Quindi in questo modo rimaniamo e distribuiamo il nostro peso tra le braccia, quindi le spalle, e i nostri piedi. Se riusciamo, possiamo invece sollevarci ancora di più fino a rimuovere le mani dal tappetino. Quando arriviamo in questa posizione, non vogliamo ovviamente completamente sederci sulla pianta dei piedi, ma dobbiamo controllare la nostra postura, quindi connetterci con la schiena e con gli addominali. La schiena deve essere ben dritta e la postura quindi è molto controllata. Se riusciamo a stare in questo modo, io di solito faccio 3 respiri in questa posizione, aggiungendo un movimento di spalle e di braccia. Quindi incrocio le mani, inspiro, porto le mani giù e poi su, seguendole con lo sguardo, espiro, libero le mani e abbasso le braccia. Altre 2 volte, inspiro, schiena ben dritta e spalle rilassate. L'ultima volta, guardiamo su con l'inspirazione e giù con l'espirazione. Adesso possiamo sederci di nuovo sui talloni in questo modo e se vogliamo portiamo le braccia dietro e ci abbassiamo per un paio di respiri. Se riusciamo ad arrivare con la fronte sul tappetino, bene, altrimenti
possiamo usare le nostre braccia come appoggio. Quando siamo pronti per rialzarci lo facciamo lentamente con controllo, quindi ci aiutiamo con le mani. E adesso ci spostiamo in una posizione seduta con le gambe distese in avanti. Quando siamo seduti in questo modo i piedi sono a martello e se questa posizione ci viene un po' scomoda possiamo sollevare il sedere sedendoci su un cuscino o una coperta arrotolata. La schiena è ben dritta. Voglio inspirare portando sulle braccia, quindi inspiriamo ed espiriamo abbassandoci verso in avanti. Arrivati qui possiamo ovviamente piegare le ginocchia, non dobbiamo necessariamente toccare i piedi, possiamo fermarci alle caviglie, possiamo fermare le mani qui sulle ginocchia, possiamo anche mettere un cuscino tra la pancia e le gambe per darci un po' di supporto. Rimaniamo qui per un paio di respiri. Di nuovo avvertiamo l'aria che si espande nella pancia e anche nella schiena. Rilassiamo le spalle, il collo e la testa. Quando siamo pronti, piano piano ci risolleviamo e ci stendiamo. Sappiamo tutti che il modo migliore per alleggerire le gambe è quello di tenerle sollevate per un po'. L'ideale sarebbe sollevarle contro un muro, quindi solleviamo le gambe. Se voi avete un muro a disposizione potete farlo e rimaniamo qui per un paio di respiri. Magari io a volte muovo anche i piedi, faccio un po' di punta martello. Quando sono soddisfatta abbasso le gambe. Adesso ci giriamo da un lato per risollevarci lentamente. Ritorniamo alla posizione iniziale, quindi seduti, possiamo anche spostarci su una sedia in una posizione molto comoda. E voglio concludere questo brevissimo video con un esercizio di respirazione che invece aiuterà a rilassare i muscoli del viso e magari ci farà sorridere anche un po'. Non sono sicura che questa respirazione abbia un nome, però andremo a inspirare dal naso e a espirare dalla bocca facendo vibrare le labbra, quindi a mo' di cavallo, così. Lo facciamo 3 volte, possiamo chiudere gli occhi, abbassare lo sguardo, l'importante è avere la schiena ben dritta e le spalle rilassate. Quindi inspiriamo dal naso ed espiriamo. Cerchiamo di fare un'espirazione lunga. Inspiriamo ed espiriamo. L'ultima volta. Ok, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!